The Last of Us 2x07, ovvero il finale più infame dai tempi della botola di Lost. Seattle, giorno 3, e no, non ci stanno regalando una gita romantica. Benvenuti nel season finale di The Last of Us stagione 2, un episodio che si chiama Convergence in originale, ma potevano chiamarlo tranquillamente E se Ellie stesse sbagliando tutto? Questo è l'ultimo atto di una vendetta che ormai puzza più di ossessione che di giustizia, e stavolta Ellie supera un punto di non ritorno. Un episodio dove tutto si incastra, o meglio collide, e dove l'ultima scena ti lascia lì a urlare al televisore come nel 2005 quando Jack apriva la botola. Ma andiamo con ordine. Niente prologo stavolta, ma dopo il mega flashback dell'episodio scorso, che ci ha fatto piangere, riflettere, rivalutare la nostra esistenza, direi che possiamo accettarlo. Si parte dritti con la sigla e, attenzione, niente Pedro Pascal nei titoli, momento di lutto. Però c'è Gabriel Luna, quindi almeno un mezzo sorriso lo possiamo fare. L'episodio si apre nel teatro, subito dopo gli eventi della puntata 2x05. Ricordate? L'attacco delle iene nel bosco, Dina colpita da una freccia. Ecco, proprio quella freccia ora è ancora lì, infilzata nella sua gamba, mentre Jessie cerca di capire come rimuoverla senza farla morire dissanguata. Benvenuti in Grey's Anatomy Apocalypse Edition. Una scena breve ma piena di sottotesto. 3 dettagli da non perdere. 1. Dina che dice "non posso morire", frase che suona disperata, ma ha un peso preciso, è incinta, e quella vita ora vale doppio. 2. Dina che rifiuta di bere alcol per attutire il dolore, non è solo stoicismo, è protezione. 3. L'interpretazione di Isabella Merced, che è semplicemente pazzesca. Riesce a farti sentire il dolore, la paura, l'istinto di sopravvivenza, tutto, senza mai esagerare. Ellie arriva al teatro, come avevamo visto alla fine dell'episodio 2x06. Ignora le domande di Jessie e corre a vedere come sta Dina. È l'occasione di un confronto e di una confessione importante. Dopo averle detto di aver trovato Nora e di averla colpita senza riuscire a fermarsi, Dina commenta dicendo che è ciò che meritava. Ma Ellie ha un dubbio. Davvero lo meritava? Forse no. Le dice cosa ha fatto Joel a Salt Lake e lo dice con quella voce lì, quella che ti fa capire che non sa più se difendere la memoria del suo eroe o accettare che, forse, ha fatto una strage. Dina ha qualcosa nello sguardo. Shock? Delusione? Sicuramente ora sta attraversando lei quello che ha passato Ellie quando ha scoperto la verità su Salt Lake. L'unica cosa che dice è "dobbiamo tornare a casa". Ed Ellie sembra d'accordo. Sembra. Il mattino dopo, Ellie e Jessie partono per incontrare Tommy. Punto d'incontro, una libreria. Jessie spiega a Ellie come ha fatto a trovarle. Hanno semplicemente usato la logica. Hanno visto anche loro quel palazzo con la scritta VLF e poi si sono divisi per esplorare il più possibile nei dintorni. Jessie ha anche trovato Shimmer. È vivo, sta bene ed è ancora dove lo avevano lasciato. Grazie, finalmente qualcuno che si preoccupa dei veri drammi di questa serie. È quasi come se gli autori avessero previsto le lamentele dei fan animalisti, perché Jessie sgancia anche una frecciatina bella secca. Sta bene, anche se non lo hai chiesto. Touché. Ellie, noi ci siamo svegliati di notte pensando a Shimmer. Tu invece, povero cavallino trascurato. Nel frattempo c'è spazio anche per uno dei tanti confronti a intermittenza dell'episodio tra Ellie e Jessie. Lui, che non è scemo, ha capito tutto, che tra lei e Dina c'è qualcosa e che quella frase detta da Dina, "non posso morire, non voglio morire", insieme al rifiuto dell'alcol, da una che, diciamocelo, non è esattamente una sobria convinta, può significare solo una cosa: è incinta. Ellie, nel panico, balbettando, praticamente conferma tutto, e Jessie capisce che da quel momento ha solo una priorità: trovare Tommy e portare Dina e suo figlio fuori da Seattle, vivi.
Sorpresi da un temporale degno del diluvio universale, Ellie e Jessie si rifugiano in un capannone a un paio di isolati dal punto di incontro con Tommy. Ma non fanno in tempo a dire bagnati fradici che devono subito nascondersi. Arriva un gruppo di lupi e non sono soli. Hanno catturato un giovanissimo serafita e sembrano molto intenzionati a trasformarlo nel protagonista di un rituale a metà tra un interrogatorio e un film horror. Ellie vorrebbe intervenire, gli occhi le si incendiano, ma Jessie la ferma. Sono in 6, loro in 2. E poi, diciamolo, questa non è la loro guerra. Ellie è furiosa, ma, concedimelo, ha ragione Jessie. Una volta tanto, Ellie, potresti anche ascoltarlo. Hai il 100% del buonsenso che ti manca in questo momento. Breve parentesi, vediamo Isaac che parla con Park. Lei non capisce perché Isaac si ostini a voler proteggere Abby e Isaac risponde che è l'unica persona in grado di guidare il VLF se dovesse succedere qualcosa a lui. Una scena che, diciamolo, nell'economia dell'episodio conta quanto un tutorial su come accendere una torcia in un survival horror, ma getta un paio di semi interessanti. Primo, Abby è sparita. Secondo, i lupi sembrano prepararsi a qualcosa di grosso, un'operazione militare. E quando il VLF dice operazione militare, di solito non è per distribuire volantini. Tommy non è alla libreria e quindi, sorpresa sorpresa, Ellie e Jessie si ritrovano a fare quello che, a quanto pare, è il loro passatempo preferito, rifugiarsi dalle intemperie. Nella 2x02 c'era la bufera di neve, stavolta ci pensa il temporale. Dai, la prossima sarà un'eruzione vulcanica, così completiamo il bingo delle catastrofi naturali. Qui si apre la seconda parte del confronto tra Ellie e Jessie. Lui confessa di amare Dina, ma non nel modo in cui la ama Ellie. È innamorato, sì, ma di un'altra, una ragazza di passaggio a Jackson diretta in Messico. Jessie avrebbe potuto seguirla, lasciare tutto, ma è rimasto. Perché sente una responsabilità verso la comunità. Jessie è uno di quelli che non scappano, anche se il cuore vorrebbe. Interrotti, di nuovo, stavolta da una trasmissione via radio, la famosa Ricci trasmettente che Ellie e Dina avevano rubato ai VLF in un altro episodio di Idee brillanti che prima o poi pagano. C'è un cecchino che spara ai lupi, e visto che è una iena, dato che spara, chi volete che sia? Ovviamente Tommy. Ellie e Jessie corrono al piano di sopra per capire dove si trovi, ma mentre sono su, Ellie intravede una ruota panoramica ed è subito flashback telepatico. Le tornano in mente le parole di Nora, balena e ruota. Abby è all'acquario. Ed è qui che scoppia lo scontro vero. Ellie accusa Jessie di non essere una brava persona, di essersi voltato dall'altra parte quando un ragazzino stava per essere torturato, di pensare solo alla comunità, ma poi affonda il colpo. Gli dice che la sua comunità è stata ammazzata di botte davanti ai suoi occhi e lei non ha potuto fare nulla, perché per Ellie quella era la sua comunità, Joel. Fine dei giochi, Jessie va ad aiutare Tommy, Ellie all'acquario e non per le foche. Ellie arriva finalmente al molo. Nessuna guardia, nessun ostacolo, tranne un mare in tempesta che sembra uscito da Perfect Storm. Ma ehi, c'è una barchetta a motore lì pronta ad aspettarla. E noi ci diciamo, dai che stavolta magari fila tutto liscio. No. Il primo tentativo va come quando cerchi di fare paddle sul Tevere in piena. Un'onda gigantesca la ribalta e la sbatte su una spiaggia di un'isola lì vicino. Brutta notizia, è territorio delle Iene. E non parliamo del programma con Giulio Golia. Parliamo dei serafiti, che la catturano con l'efficienza di chi è abituato a prendere gente e a penderla per il collo. Ellie viene preparata per il loro classico rito di benvenuto, impiccagione seguita da una bella eviscerazione. Simpatici. Però dimenticano un dettaglio. Ellie è la protagonista e quindi scatta la plot armor deluxe. Un corno risuona in lontananza. Il villaggio è sotto attacco. Ma guarda un po', ecco cosa stavano preparando i lupi.
Altro che addestramento, era il momento tempesta sullo Zion versione Seattle. I Serafiti mollano tutto e scappano. Ellie si salva. Anche questa scena, a essere onesti, è abbastanza inutile nell'economia dell'episodio, ma teniamola d'occhio perché tornerà utile nelle prossime stagioni. Tentativo numero 2. Barchetta a motore, mare in tempesta, ma stavolta Ellie ce la fa. Arriva all'acquario. Meno male, niente rage quit oggi. Per chi non lo sapesse, il rage quit è quando un gamer frustrato da una sezione troppo difficile si arrende, magari lanciando il controller fuori dalla finestra. Dentro l'acquario però niente Abby, solo Owen e Mel. Ellie li sorprende, pistola in pugno, e gli ordina di dirle dov'è. Owen è convinto che li ammazzerà comunque, ma Ellie ribatte. Lei non è come loro, vuole solo Abby. E qui potremmo anche fare una piccola pausa e alzare il sopracciglio, perché Ellie, diciamocelo, loro volevano solo Joel e infatti vi hanno lasciato in vita sia te che Dina. Però, vabbè, vai pure avanti a sentirti superiore. Owen sembra voler collaborare, ma è evidentemente un cretino perché invece afferra la pistola. Reazione brillante. Ellie d'istinto spara. Owen muore. Mel invece viene colpita di striscio. Giugulare aperta, cade a terra e nel movimento scopre la pancia. È incinta. Molto incinta. Con gli occhi spalancati e il respiro spezzato implora Ellie. Salvalo. Chiede di far uscire il bambino. Ellie ci prova, ci vuole provare davvero, ma non ce la fa. Mel muore, il bambino anche. E lì, per un istante, Ellie crolla davvero, piange disperata. E come ha detto la stessa Bella Ramsey in un'intervista, è impossibile non pensare a quelle parole di Joel sul portico la sera prima di morire. Spero che farai meglio di me. Ma Ellie non ha fatto meglio, ha fatto peggio. Lui ha fatto una strage per salvarla. Lei si lascia dietro una scia di cadaveri che manco Dexter. Per cosa? La vendetta non riporterà Joel indietro e, chiaramente, non la sta facendo sentire meglio. Se cercavate il momento esatto in cui l'eroina diventa anti-eroina, eccolo, è qui e fa male. Perché sei cresciuta con Ellie, ma ora non la riconosci più. Arrivano Tommy e Jessie, un colpo d'occhio e la situazione è chiarissima. Tommy prende tra le braccia una sconvolta Ellie e tutti e tre tornano al teatro da Dina. Lì, mentre Tommy e Jessie stanno studiando il modo più sicuro per fuggire da Seattle, Tommy fa un discorso rassicurante a Ellie. Tu hai fatto quello che dovevi. Loro hanno fatto le loro scelte e ne hanno pagato le conseguenze. Quando Tommy esce dalla stanza, abbiamo finalmente la chiusura del confronto tra Ellie e Jessie che va avanti da tutto l'episodio. Ellie lo ringrazia per essere andato a salvarla e lui le dice che lo ha fatto perché sa che lei avrebbe fatto lo stesso se quello solo, disperso e in pericolo fosse stato lui. Non fa in tempo a dire «Oh, ma che bella la bromance fra questi due!» che si sentono spari e trambusto venire dalla stanza accanto. E tu, che hai giocato al videogame, dici «No, so quello che sta per succedere!» Jessie e Ellie si precipitano nella stanza accanto. Un colpo di pistola. Jessie muore. Boom. Senza pathos, senza avvertimento. Solo la cruda brutalità del mondo di The Last of Us. Causa del trambusto e della morte di Jessie è Abby. Li ha trovati e ora minaccia di uccidere Tommy. Ma Ellie si fa avanti e le dice che non è stato lui ad uccidere i suoi amici, ma lei. Che è lei il motivo per cui Joel ha compiuto la strage a Salt Lake, uccidendo anche il padre di Abby. Ti ho lasciato vivere, dice quest'ultimo. Occasione sprecata. Buio, sparo, cambio scena. Vediamo Abby venire svegliata da Manny. A quanto pare Isaac la sta cercando. Lei si alza ed esce all'esterno. Il campo VLF si apre davanti a noi in tutto il suo splendore militare.
e la scritta a schermo ci dice tutto. Seattle, giorno 1. Ma stavolta non è Ellie, è Abby. Si riparte e tu capisci che la prossima stagione sarà lo specchio di questa. Bilancio dell'episodio? Un eccellente finale di stagione. Non la chiusa perfetta, ma di livello. Ellie è sempre più sola, sempre più persa e sempre più determinata ad andare fino in fondo, anche se quel fondo somiglia sempre più a un abisso. Non ascolta Jessie, non ascolta Dina, non ascolta nemmeno se stessa. L'unica cosa che ascolta è il fantasma di Nora che le sussurra Acquario. E allora Ellie parte, armata, furiosa, disperata. Il confronto con Jessie è uno di quei momenti da scrivere con il bisturi. Lui è pragmatico, vuole salvare Tommy. Lei è altrove. È una spirale che ha lo stesso suono delle urla di Joel nel finale della 2x02. Pregi? Tanti. La regia fa quello che deve senza strafare, i dialoghi taglienti e il montaggio perfettamente ritmato. E Bella Ramsey, signore e signori, regge l'intero episodio con una potenza emotiva che ti prende a pugni. Altro che non sa recitare. E non voglio nemmeno parlare di tutto il body shaming che le stanno facendo sul web. Voi siete il motivo per cui Joel ha detto fanculo all'umanità, non ve la meritate la cura, io salvo mia figlia. Perciò tenetevi le vostre Gal Gadot esteticamente perfette ma inguardabili come attrici, che noi ci teniamo chi sa recitare davvero e innalza la qualità del prodotto di cui fa parte, anziché abbassarla. Difetti? Sempre gli stessi. Si corre troppo. Alcune scene, quelle dell'isola, quella con Isaac, a chi non conosce i giochi e la trama per intero possono sembrare buttate là, ma vi assicuro che avranno senso nelle prossime 2 stagioni. Inoltre, Isaac, per lo stesso principio, può risultare solo una comparsa con voce grossa. Sprecato? Forse. Promessa per il futuro? Sicuramente. Convergenza è un titolo perfetto. Tutto si concentra, tutto esplode, tutto si ribalta. Ellie e Abby sono 2 rette che si stanno per incrociare in un punto che farà male a entrambe. E se questa seconda stagione ci ha insegnato qualcosa, è che The Last of Us non è mai stata una storia di buoni contro cattivi, ma una storia di scelte, di traumi e di quanto sia difficile smettere di odiare quando hai dimenticato come si ama. Se la stagione 2 è stata una sinfonia della vendetta, la 3 sarà una ballata sulla redenzione? Sul perdono? O su qualcos'altro di ancora più crudele? Lo scopriremo solo guardando, anche se i gamer probabilmente un'idea già ce l'hanno. Intanto non si può che fare i complimenti alla HBO e a Neil Druckmann, Craig Mazin e al resto del team per il coraggio. Portare su piccolo schermo The Last of Us parte 1 era relativamente facile. Portare la parte 2 era estremamente difficile e loro ci sono riusciti. La domanda che mi assillava da quando ho saputo della trasposizione televisiva del secondo videogioco di The Last of Us è sempre stata: come faranno a riportare il rovesciamento di prospettiva? Ora lo so, ed è anche geniale il modo in cui lo stanno mettendo in scena. È chiaro ora anche perché hanno anticipato la rivelazione sul perché abbia ucciso Joel, per dare subito modo alle persone di empatizzare con lei. Nel videogame questo avviene perché da un certo punto in poi sei costretta a guidarla, ma anche così c'è gente, me compresa, che si è rifiutata di andare avanti per diversi giorni, anche se poi sono felice di aver superato il blocco ed averlo fatto, perché quello di Abby è un personaggio che finisci per amare anche più di Ellie. Nell'economia di una serie in cui ci sono persone che non sono videogiocatori, ma solo spettatori, e con alcuni che l'hanno mollata alla morte di Joel, come li avresti convinti a vedere una terza stagione che Catherine O'Hara ha già anticipato essere quasi completamente dedicata ad Abby? Solo così. Non è Breaking Bad, non è Better Call Saul, ma The Last of Us dimostra di avere una sua identità precisa e un altissimo livello narrativo anche sul mezzo televisivo. Ci aspettano almeno un paio d'anni di attesa, ma una cosa è certa: noi ci saremo. Perché in fondo, ammettiamolo,
Noi non vogliamo essere salvati, vogliamo sentire tutto, fino in fondo.